Il tempo era passato veloce da quella settimana di novembre. La primavera era iniziata ed ancora vivevo con una spinta forte dentro di me. Quella brezza che mi aveva cambiato la vita ancora soffiava, anzi stava diventando il motivo più importante della mia vita. Tutto andava nel modo giusto. Avevo anche deciso di cambiare il lavoro che mi aveva dato tante soddisfazioni, ma anche tante domande che mi avevano portato a non credere più nella vita. Dopo un periodo di cambio o non cambio, mi ero deciso e subito, lo stesso giorno, un nuovo lavoro mi era stato offerto. Tutto filava alla grande, la brezza sembrava un vento, i problemi erano pressoché scomparsi dalla mia vita, ero felice, ma forse, un pochino, avevo dimenticato che i piedi, nonostante tutto, sono ancora qui, su questa terra. Non era stato difficile capire che queste persone incontrate sulle colline toscane sarebbero diventate parte integrante della mia esistenza. Infatti, appena tornato a casa, mi ero subito messo in contatto con loro per poter continuare a capire cosa c'era dietro quella brezza che tanto mi aveva cambiato. Ero stato accolto a braccia aperte in un clima di famiglia ed in quel periodo primaverile ero stato invitato per qualcosa, ritiro, convegno, campeggio, non so. Comunque, durava alcuni giorni. Il tempo lo avevo e vi partecipai con il desiderio di poter continuare a godere di quella brezza anche lì. Non solo. Chi mi aveva conosciuto aveva scoperto che mi piaceva cantare e per farmi contento, credo, mi chiese di far parte del coro che cantava durante questo evento. Io accettai subito, felice di poter contribuire facendo qualcosa di concreto. Era un grande evento, circa 3.500 persone ed un bellissimo coro di forse una ventina di ragazzi e ragazze, più o meno grandi, forse io ero fra i più giovani. Le canzoni le conoscevo quasi tutte ed ero felice di poter cantare a squarciagola con un bel microfono in mano. Probabilmente, anche se sono abbastanza intonato e conoscevo le canzoni, la mia voce da mezzo baritono, inserita in un gruppo che già tante volte aveva cantato assieme, non sempre si amalgamava bene. Quindi, nonostante la mia buona volontà, forse non piacevo proprio a tutti. Diciamo, col senno del poi, non ero proprio necessario. Comunque, ero andato lì perché avevo il desiderio di continuare a ricevere quell'aria frizzante che ora era diventata parte di me. Fatto sta che ad un certo punto qualcuno, anzi qualcuna, ha avuto la brillantissima idea di dirmi che dovrei cantare un po' più piano. Non solo, dopo questo consiglio che proprio non mi era andato giù nel modo giusto, mi sono reso conto che il mio microfono era spento. Vedevo improvvisamente quei 6 mesi di vita sgretolarsi. La brezza si era fermata e chi parlava di lei era chi me l'aveva tolta. Scomparve. Queste persone, che ad un certo punto della loro vita avevano anche loro fatto questo incontro, che aveva trasformato la loro vita, erano quelle che in quel momento mi deludevano e non solo, mi avevano fatto crollare tutto l'incanto degli ultimi mesi. Uscii da quella sala con la certezza che me ne sarei andato. Non vedevo altra via d'uscita. Tutto questo mi aveva fatto perdere la cosa più bella che avevo incontrato nella mia vita e non credevo più a queste persone. Così ho chiamato chi mi aveva invitato e ho comunicato questa mia angoscia. Mi ascoltò, non cercò di convincermi, ma lì iniziai a capire.
c'era un rovescio della medaglia, ma che faceva sempre parte della stessa medaglia. Quella brezza era, come dicevo nel primo racconto, un dono. Era stato un dono gratuito e per questo non lo potevo ottenere solo per me stesso, anzi, perché potesse continuare ed avere valore, lo dovevo donare ad altri. Ma mettendomi io stesso a donare, mi accorgevo che non mi relazionavo con angeli, ma con esseri umani, come me, con limiti, con difetti, e che dovevo accettare e credere che il dono era al di là e al di sopra di tutto, ma che le persone non erano sempre al di là e al di sopra di tutto. Ognuno cercava di donare questa brezza come l'aveva capita, come l'aveva accolta, come poteva. Da una parte c'era la parte bella, frizzante, gioiosa, e dall'altra la nostra umanità, che doveva essere accolta e donata e trasformata dall'artefice di quella brezza, qualcuno che aveva dato la vita per me, e per questo aveva potuto trasformare la morte in vita, come era successo a me qualche mese prima. Il dolore prendeva ora senso, lo si poteva trasformare, era il combustibile perché la brezza potesse continuare a soffiare su me e su altri.